belle donne, benvenute su Vive Chic. Eccomi ritornata con un nuovo video con tante novità. Allora, partirei con le novità make up che so che sono le vostre preferite e sto parlando delle nuove palettine che sono uscite da Sephora di Huda Beauty. Allora, io ho aspettato a prenderle in negozio, che sono arrivate un po' più tardi rispetto al sito, perché come sapete non amo i marroni e le palettine appunto sono proprio tutte e tre incentrate sui toni del marrone, infatti si chiamano Brown Obsession. Le ho viste dal vivo e sinceramente quella che mi ha colpito di più, perché forse era meno marrone rispetto alle altre, era la Caramel, perché contiene al suo interno dei colori appunto tendenti anche molto all'arancio, all'oro, e io ho deciso di prenderla perché nonostante io non ami tanto i marroni, amo tanto le palette di Huda Beauty e queste piccoline tra alti e bassi, perché come sappiamo e come vi ho già detto alcune mi hanno particolarmente colpito, altre non mi sono piaciute, però volevo provare anche questa nuova linea da 3. Cosa dirvi di queste palette? Intanto il packaging è bellissimo perché è tutto maculato, è quella che ho acquistato io, che vi faccio vedere qui ancora in tonza, e l'ho utilizzata 2 volte, quindi ho realizzato 2 look, uno ieri e uno in diretta qui, che vi mostrerò proprio per farvi vedere come al solito nella sua performance sull'occhio. Inizierei prima con mostrarvi gli swatch. Come potete notare, come tutte le palette di Huda Beauty, questo è formato sia da colori matte, da un colore satin, da alcuni metallizzati, uno glitterato e uno marmorizzato. Diciamo che i colori sono altamente pigmentati, come al solito le texture, quelle più metallizzate, sono molto burrose, cremose e ultra luminose, che sono poi appunto le texture mie preferite degli ombretti di Huda. E poi c'è questo marrone un po' più scuro che è leggermente satinato, mentre quello marmorizzato secondo me è quello meno scrivente della palette. I colori sono un po' polverosi, soprattutto quelli matte, e ora che vi mostro l'applicazione vedrete che insomma qualcuno fa un po' di fallout. Allora, come potete notare dall'applicazione, come al solito i colori foiled sono poco gestibili col pennello, ma rendono al meglio con le dita. Questo arancio con questo sottofondo leggermente bronzio è meraviglioso, bellissimo, uno dei colori più belli della palette insieme al dorato, che ho provato a applicare nell'angolo interno, ma purtroppo io con l'unghia e col fatto che è piccolina l'angolo interno non riesco bene con le dita e col pennello non rende granché. Però poi vi mostrerò nell'altro look che ho realizzato ieri, che l'ho usato a palpebra piena, è bellissimo. E poi per quanto riguarda quel marroncino satinato alla fine sull'occhio, sembra completamente matte, e i colori opachi come al solito sono un po' secchini, però comunque pigmentatissimi e molto sfumabili. Anche quello nella rima inferiore non me l'aspettavo una pigmentazione altissima. Ecco qui, quindi questo è il look terminato di oggi, e invece questo è il look che ho realizzato ieri, che è un po' più sull'oro, anche questo molto bello. Devo dire che come prima impressione gli ombretti come al solito non deludono, perché hanno la loro performance alta non soltanto nell'applicazione, ma la loro durata è per tutto il giorno, quindi rimangono così intensi fino a sera. Sono veramente gli ombretti di Huda secondo me di ottima qualità, nonostante i matte siano un po' secchini, a me non mi dispiacciono. Anche il fatto che faccia un po' di fallout non è una cosa che a me scoccia tanto, vedete, io lo faccio anche sulla base già pronta e non mi disturba. Per quanto riguarda invece la selezione colori, c'è da dire che quando Huda sforna le palettine piccole, gli ombretti non è che abbiano dei colori così originali poi rispetto alle grandi, che secondo me hanno comunque una qualità migliore rispetto alle piccole. E sinceramente quando è uscito questo trittico di marroni io pensavo somigliassero un po' alla Naughty. Della Naughty palette vi ho parlato in questa scheda se vi dovesse interessare, però ecco, questa che ho preso io rispetto alla Naughty, che ha dei marroni un po' più freddi, neutri, anche rosati, questa è tutt'altra cosa. Se proprio dovessi farvi una comparazione, la comparerei alla Topaz Obsession. Di questa palette io ve ne avevo già parlato nella scheda che vi lascio, perché l'avevo trovata in un kit di Kylie, insomma con
profumo è rossetto, e vi avevo detto che mi era piaciuta tantissimo. Vi mostro a confronto le palette, vedete a primo acchito sembrano quindi colorazioni simili, qui ho provato a farvi gli swatch con gli ombretti che più si somigliavano, poi ecco visti da vicino in realtà sono diversi, ma Huda in questo è molto furbacchiona, perché insomma quando poi li andate a comparare alla fine sono leggermente, se non totalmente diversi. Come qualità devo dire che per quanto riguarda i cremosi sono migliori questi della Caramel, nonostante anche quelli della Topaz sono ottimi e veramente molto performanti e scriventi. Quindi diciamo che se vi piacciono queste tonalità di colore, questa chiaramente tende un po' più all'arancio bronzato, all'arancio marronato, diciamo così, però ecco, se vi piacciono i marroni caldi questo è bellissimo. Quindi diciamo che questa palette per me è promossa, non è tra le mie preferite perché non ha colori prettamente nelle mie corde, però non mi è dispiaciuto l'acquisto. Un'altra novità di cui voglio parlarvi adesso invece riguarda una nuova linea skincare approdata da Douglas, ed è la nuova linea skincare della cantante Alicia Keys. Io ne avevo sentito parlare nel video di Giulia Cova e mi aveva appunto colpito molto come lei ne aveva parlato, e mi aveva un po' tentata nell'acquisto, anche se l'avrei dovuta acquistare dal sito ufficiale e quindi rischio dogana. Non mi aspettavo che poco dopo sarebbe arrivata da Douglas, quindi quando è arrivata mi sono fiondata per l'acquisto. La linea, che è questa che vi mostro nella foto, è formata da un detergente viso, da un esfoliante viso, da un tonico mist spray, da una crema che la potete trovare con fragranza e senza fragranza, un burro multiuso lenitivo e idratante, una maschera, una candela e un roller di ossidiana. Allora, io che cosa ho acquistato? Innanzitutto il detergente. Vi mostro il packaging perché è bellissimo. Allora, quello esterno è fatto così viola, e la cosa bella è che su ogni confezione trovate una frase motivazionale, perché non vi ho detto che questa linea di Alicia Keys, che si chiama, non ve l'ho detto, Kiss Soul Care, rispetto a tutte le altre linee di skincare, oltre a concentrarsi sulla bellezza della pelle, si concentra anche sulla cura della mente e dello spirito attraverso antichi rituali di bellezza. Infatti proprio gli ingredienti e i rituali che consiglia la casa sono proprio quelli di, prima di utilizzare il prodotto, di leggere queste frasi motivazionali. Ora sono in inglese, io poi ve li lascio, e sono molto carine perché sono anche sulle boccette. Le boccette sono in vetro, ora non so se si nota, sono vetro trasparente di color viola melanzana, molto lussuoso il packaging, e vi dico che nonostante il packaging sia molto lussuoso e anche la qualità di prodotti sia molto alta, e quindi sembrerebbero prodotti di lusso, il loro prezzo non è così esorbitante. Certo non è low cost, ma un prezzo medio che secondo me è un ottimo rapporto qualità-prezzo per questi prodotti. Allora parliamo innanzitutto di questo detergente a pompetta. Questo è formato da miele di manuka, curcuma che dà questo effetto lenitivo insieme alla camomilla, e poi formato anche da carbone attivo per purificare e levare le impurità del viso. E la cosa più importante, quindi quella legata allo spirito, alla mente, è il suo profumo. Ha un profumo fantastico, è di legno di sandalo, che calma e dovrebbe incoraggiare la quiete, quindi abbiamo anche questo aspetto ayurvedico dei prodotti. Poi ho acquistato il prodotto che mi ha sorpreso di più, anche se l'ho utilizzato una volta sola, ma il consiglio è di utilizzarlo 1 o 2 volte a settimana, ed è questo esfoliante. Anche qui c'è la frase, che la trovate anche sulla boccettina, sempre in vetro, e all'interno c'è questa polvere esfoliante che è fatta da polvere di oica, io non so cosa sia, ma serve ad esfoliare e ammorbidire la pelle insieme anche a fagioli, munghe e avena. Poi contiene del tè verde che è antiossidante, e la cosa principale è l'acido lattico, che è un acido esfoliante molto delicato per la pelle, quindi che dona luminosità. Questo mi ha colpito dal primo utilizzo, perché quando quindi lavate, bagnate
bagnate le mani, mettete un po' di polverina nel palmo della mano, quando poi lo andate ad applicare sul viso si trasforma in una schiuma morbidissima, profumatissima, e dopo che lo risciacquate il mio viso era liscissimo come mai nessuno esfoliante in polvere. Io ne stavo usando uno coreano che avevo preso tempo fa in un negozio coreano a Barcellona, io vi lascio il video se volete saperne di più, e lo stavo per finire, l'ho centellinato perché insomma ce l'ho da più di un anno, e quindi quando ho visto questo l'ho voluto prendere per sostituirlo, ma è altamente superiore a quello che già mi dava molte soddisfazioni. Vi giuro, la pelle ve la rende luminosa, liscia, morbida, è l'esfoliante migliore che abbia mai provato. Poi il fatto che sia con l'acido lattico e quindi sia anche delicato è consigliabile a chi ha pelli sensibili. Ultimo prodotto che ho preso è il tonico mix spray. Questa è la frasina che vi lascio, ecco qui. L'erogatore, anche questa ha una nebulizzazione abbastanza sottile, anche questo molto profumato, perché contiene al suo interno rosa di Gerico, ma non odora della solita rosa, quindi a chi non dovesse piacere la rosa, non è quella rosa stucchevole, ma una rosa veramente molto profonda, che veramente dà quell'effetto di concentrazione, e questo serve appunto la rosa a trattenere l'idratazione. Poi contiene amamelide e questo spray posso dire che è soprattutto rivitalizzante. Quando lo spruzzate vi sentite questa sensazione di calma, rinvigorente, ecco. Anche questa mi è piaciuta molto, però dei tre, che vi consiglio tutte e tre da provare, l'esfoliante mi ha veramente colpita dal primo utilizzo. Molto interessante era anche la crema, che all'interno contiene un sostituto del retinolo, che è il bacucchiolo, quindi un sostituto vegetale, però non avevano dei campioncini, e quindi io, ancora essendo piena di creme, probabilmente la utilizzerò in futuro, ma ne ho sentito parlare molto bene anche di quella. Da Douglas, come vi avevo detto nel video precedente, c'è una promozione in cui vi restituiscono la metà di quello che spendete attraverso una ampia scelta di prodotti, skincare, make up, per il corpo, insomma trovate di tutto di più. Io vi faccio vedere i prodotti che ho scelto, ma mi sono dimenticata di dirvi che ho acquistato anche i patch occhi della linea Florence by Mills Bobbi Brown. Questi prima si trovavano soltanto in una confezione che insomma ne conteneva diversi, ora non mi ricordo quanti, forma di balena, mi avevano incuriosito, però erano sempre sold out. Ora sono arrivati appunto la monodose, quindi quelli a monouso, e ho deciso di provarli. Mi è venuto in mente perché tra i prodotti che ho scelto anche degli altri patch di Collistar, che sono questi della linea attivi puri, che da soli costano sui 30 euro, quindi non li avrei mai acquistati, però ne avevo sentito parlare molto bene. Li ho applicati tutti e due ieri, perché questo si può applicare, vabbè, chiaramente solo sul contorno occhi, mentre questo qui si può applicare nel contorno occhi o sulle linee nasolabiali, oppure vabbè vi faccio vedere qui sulla fronte, o se avete appunto delle rughe insomma tra le sopracciglia, insomma potete utilizzarli ovunque. Io li ho utilizzati insieme, ma qual è la differenza poi a livello di principi attivi? Allora, quelli di Florence by Mills contengono estratto di cocco che serve a lenire il contorno occhi, poi una parte di acido ialuronico, quindi sodio ialuronato, che serve ad idratare appunto la parte, e estratto di pino antiossidante, quindi questo dovrebbero promettere un'idratazione del contorno occhi, quindi distenderlo, riposarlo, illuminarlo, e vanno tenuti un quarto d'ora. Questi qua invece sono molto particolari perché contengono dei micro pallini che sembrano appunto dei micro aghi, ma sono chiaramente di plastica, quindi quando voi li applicate dovete per 30 secondi diciamo premerli sulla pelle, quindi sulla parte, e poi lasciarli minimo 2 ore, quindi o tutta la notte o da 2 ore in su. Sulla confezione dice che sostituisce le punturine famose di acido ialuronico, perché inietta appunto nelle vostre lineette d'espressione tanto acido ialuronico quanto le famose punturine. Cosa dirvi di questi due che ieri vi dicevo li ho applicati? Allora, per quanto riguarda questi pesciolini, che poi sono anche molto simpatici sia per la forma, poi sono ecco in silicone gommoso molto carino, devo dire che alla fine mi hanno lasciato la parte idratata, ecco, però non sono secondo me molto adatti alla mia età, cioè quindi secondo me sono più pensati, poi come è pensata la linea, per pelli più giovani, quindi sono contenta di aver preso quelle monouso, perché non le riacquisterò perché non mi hanno
esaltato granché, carini ma nulla di che. Per quanto invece riguarda questo, mi hanno esaltato ma positivamente, perché io li ho ottenuti solo 2 ore e mezza e dopo che ho levato i cerotti io non avevo più le linee nasolabiali. Ora io non sono truccata, poi già da ieri sono tornate ma pochissimo, ma per tutta la sera io ho avuto questa parte piallata veramente nel vero senso della parola, quindi sicuramente utili per una serata, perché poi chiaramente il giorno dopo ritornano e quindi non sono proprio le punturine vere e proprie, altrimenti avremmo risolto, ma mi sono piaciute tanto. Chiaramente il prezzo è alto, la qualità è alta, io l'ho presi perché me li hanno regalati, però in futuro chi lo sa se li riprenderò, perché sono curiosa di vederli proprio sulle zampette di gallina. Ultimissima cosa, per arrivare alla metà del prezzo che ho speso, ho scelto questa spugnetta di Douglas che è fatta proprio a punta così, poi in fondo è così, vabbè ora non la apro, le spugnette servono sempre, io così appuntite, così precise non le avevo mai provate, poi mi piace che la parte sotto sia piatta, quindi voglio insomma sperimentare anche questa spugnetta. Comunque questo è quello che volevo mostrarvi, mi raccomando giù nei commenti scrivetemi se avete già provato qualcosa, se avete delle domande da farmi, perché io spesso nei miei discorsi mi dimentico magari di dire qualche caratteristica, e vi invito ad iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. Ciao!